Come si dice la decisione che ho preso o la decisione che ho presa? Cioè il participio passato si accorda con il pronome relativo che oppure no. Benvenuti o bentornati, sono Raf. Per chi è qui per la prima volta, insegno italiano all'università in Gran Bretagna e con questi video cerco di aiutare un po' chi sta imparando l'italiano. Quella dell'accordo del participio passato con il pronome relativo che è una domanda che mi viene fatta spesso dai miei studenti, soprattutto da chi studia o parla francese, perché ci sono alcune differenze. Conviene quindi distinguere i vari casi, così facciamo anche un bel ripasso del pronome relativo che. Innanzitutto bisogna ricordare che in italiano può essere soggetto o complemento oggetto del verbo che segue. La signora che lavora in banca, che si riferisce alla signora ed è il soggetto del verbo lavorare. Importante ricordare che in frasi come questa non si usa mai chi, mentre nella frase il film che ho visto, che si riferisce al film ed è il complemento oggetto del verbo vedere. In questo video allora, per quanto riguarda l'accordo del participio passato, vedremo i seguenti casi. Che soggetto seguito da verbo con ausiliare essere. Poi ci sarà che soggetto seguito da verbo con ausiliare avere. Poi che soggetto seguito da un verbo passivo e infine il caso di che complemento oggetto. Il primo caso è quello di che soggetto seguito da un verbo che richiede l'ausiliare essere, come nella frase il postino che è venuto ieri. In questo caso il participio passato si accorda con il soggetto. Quindi diciamo la signora che è partita ieri, che si riferisce alla signora femminile singolare, quindi il participio passato del verbo partire andrà al femminile singolare, partita. La bambina che è nata giovedì, i libri che sono usciti e così via. In questo caso il participio passato si accorda sempre con il sostantivo a cui si riferisce che. Si accorda in genere e numero, naturalmente. Il secondo caso è quello di che soggetto, seguito però da un verbo che richiede l'ausiliare avere. In questo caso non facciamo l'accordo con il pronome relativo che. E quindi diciamo, per esempio, la dottoressa che ha salvato mia figlia. La dottoressa, femminile singolare, ma il participio passato, salvato, rimane al maschile singolare. Naturalmente, se ci fosse un complemento oggetto rappresentato da un pronome oggetto, l'accordo sarebbe col pronome. Quindi, per esempio, la frase la dottoressa che ha salvato mia figlia potrebbe diventare la dottoressa che l'ha salvata, ma in questo caso l'accordo del participio passato non è con il pronome relativo che, ma con il pronome oggetto la. Ma a noi qui interessa l'accordo con il pronome relativo che. In questo caso, quindi, che soggetto seguito da un verbo che richiede l'ausiliare avere, il participio passato non si accorda. Il terzo caso è quello di che seguito da un verbo in forma passiva, le notizie che sono state diffuse. In questo caso il participio passato si accorda, anzi qui ne abbiamo due di participi passati, uno per l'ausiliare essere, sono state, e uno per il verbo principale, diffuse. Si accordano tutti e due con il pronome relativo che, o meglio con il sostantivo a cui si riferisce il pronome relativo che in questo caso è femminile plurale. Cosa succede con gli altri ausiliari? Perché sappiamo che possiamo formare il passivo anche con l'ausiliare venire o l'ausiliare andare. Sulla differenza fra i tre ausiliari della forma passiva ho fatto un altro video, poi lo metto alla fine, magari metto il link anche nella descrizione qui sotto, se qualcuno vuole ripassare la differenza fra gli ausiliari del passivo. Dunque, cosa succede per quanto riguarda l'accordo con il pronome relativo che? La stessa cosa, cioè il participio passato si accorda. Ora con l'ausiliare venire naturalmente avremo un solo participio passato, quello del verbo principale. Non possiamo averne due perché venire si può usare come ausiliare della forma passiva solo per i tempi semplici, non per i tempi composti. Quindi non si può usare per esempio con il passato prossimo.
non potrei usarlo per la frase di prima, con lo stesso tempo, le notizie che sono state diffuse, perché sono state è un passato prossimo, ma potrei usarlo per esempio con un passato remoto, le notizie che vennero diffuse. Un solo participio passato, diffuse, che si accorda con il sostantivo a cui si riferisce che, le notizie. E la stessa cosa succede con l'ausiliare andare. Facciamo l'accordo. I libri che vanno letti per l'esame. Letti, maschile plurale come i libri. Oppure le case che sono andate distrutte. In questo caso due participi passati. Andate e distrutte. Femminile plurale in tutti e due i casi come le case. E finalmente arriviamo al caso più difficile, che però forse poi è anche il più facile, quello di che complemento oggetto del verbo che segue. È il caso delle due frasi dell'inizio. La decisione che ho preso, senza accordo, o la decisione che ho presa, con l'accordo del participio passato. E la risposta è che si dice in tutti e due i modi. A differenza appunto del francese, come dicevo all'inizio, in cui la regola è molto precisa. In italiano il participio passato si può accordare con che complemento oggetto oppure no, si può lasciare invariato. Luca Serianni a questo proposito scrive: la possibilità di scelta è esistita da sempre in italiano e le restrizioni di tanto in tanto indicate da qualche grammatico sono da considerarsi infondate. La forma più comune oggigiorno è sicuramente quella senza accordo. È quella che io consiglio ai miei studenti. Ai miei studenti consiglio di non fare l'accordo del participio passato con che complemento oggetto e quindi di dire le decisioni che ho preso, le ragazze che ho visto. Queste sono sicuramente le forme più comuni, ma non significa che l'accordo sia sbagliato. E si trovano tantissimi esempi, per esempio nei romanzi. Vi faccio vedere alcuni esempi presi dallo stesso romanzo, che è I giovedì della signora Giulia di Piero Chiara, in cui a volte l'autore fa l'accordo del participio passato e a volte no. Quella immensa casa che avevano risvegliata. In questo caso il participio passato si accorda con quella immensa casa, femminile singolare, agli elementi che con la sua indagine aveva raccolto. Niente accordo. Le fotografie della signora che l'avvocato aveva fornite, femminile plurale. Dei gioielli che la signora aveva portato con sé, portato, niente accordo. Quindi anche all'interno dello stesso romanzo si vede che c'è questa possibilità di scelta. Quest'altro invece è un esempio che ho sentito dalla lingua parlata proprio la settimana scorsa da un allenatore di calcio, Luciano Spalletti, che in un'intervista ha detto quelle che poi non abbiamo portate al punto di essere decisive. Quelle, femminile plurale, non mi ricordo più a cosa si riferisse, forse occasioni, quelle occasioni, ma si vede che portate si accorda con il pronome relativo che si riferisce a quelle occasioni, qualcosa di femminile plurale. E l'ultimo esempio è interessante perché riguarda i padri della lingua italiana, Dante e Manzoni. Nella Basilica di Santa Croce a Firenze c'è una targa dedicata a Manzoni nella quale si legge: padre della lingua che i promessi sposi hanno fatta italiana, con l'accordo del participio passato. Quindi, per concludere, il participio passato si può accordare con che complemento oggetto, ma è molto più comune lasciarlo invariato al singolare maschile. Grazie per avermi seguito, se ti è piaciuto il video lasciami un bel pollicione e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!